riferirono a Gesù un caso di cronaca. Pilato aveva fatto uccidere alcuni Galilei che nel Tempio di Gerusalemme avevano compiuto qualche cosa di illecito. Chiesero a Gesù se la loro fine era stata causata dal loro peccato. Gesù rispose mettendo una netta distinzione fra quella azione politica e la responsabilità dei Galilei. Non erano più peccatori degli altri, disse. Così come quei 18 muratori che morirono in un incidente di costruzione non erano più peccatori di tutti gli abitanti di Gerusalemme, ma, conclude Gesù, se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Il tema della conversione è un tema molto caro all'Evangelista Luca. Se non c'è conversione, c'è la rovina. O conversione o morte. Conversione vuol dire cambiare direzione. Luca adopera 2 verbi greci per indicare questo atteggiamento. Uno, epistrefo, è il verbo che richiama l'immagine della strada, cambiare direzione di marcia. Se ci accorgiamo che abbiamo sbagliato strada, dobbiamo invertire la marcia. Fare una inversione a U, diciamo. È il concetto di conversione. Se voglio arrivare alla meta e mi accorgo di avere sbagliato strada, devo cambiare strada, devo prendere quella giusta. C'è un altro verbo molto più bello che Luca adopera ed è il verbo metanoeo, che indica il cambiamento di testa, il cambiamento di mentalità. È necessario cambiare modo di pensare. E questa è la conversione autentica, il cambiamento della testa. Operazione tutt'altro che facile, impossibile agli uomini. Non è possibile cambiare la testa alle persone che conoscete, vero? Ognuno provi a pensare quelle del proprio ambiente, della propria famiglia e ritiene che l'altro non cambierà mai la sua testa. E io? Posso cambiare la mia testa? Posso convertirmi? Sì, la storia ci insegna che è possibile la conversione. Ci sono delle persone che hanno cambiato davvero mentalità. È avvenuto qualcosa in loro che le ha trasformate. La storia della salvezza, secondo Luca, si realizza proprio grazie alla misericordia di Dio che interviene nella vita delle persone cambiando la testa. La misericordia è terapia, è cura medicinale, non è semplicemente un palliativo, cioè un mantello che copre e nasconde ciò che c'è di storto, di malato. La misericordia è terapeutica, mira a curare. L'obiettivo è proprio la trasformazione del peccatore in santo. Al capitolo 15, l'Evangelista Luca raccoglie 3 parabole che conosciamo proprio come le parabole della misericordia. La pecora perduta, la moneta perduta, il figlio perduto. Sono parabole che mostrano in opera l'azione di Dio per salvare l'umanità. Ed è l'opera della misericordia, esemplificata dal fatto che Gesù vada a pranzo con i peccatori. Così inquadra l'Evangelista le 3 parabole.
Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Questo è l'aspetto negativo che dà loro fastidio. Mangiare con i peccatori vuol dire condividere la loro mentalità, mettersi al loro livello, andare in casa loro e mangiare insieme a quella gentaglia. È una vergogna. Gesù invece ritiene che sia una strada pedagogica e medicinale. Non va per adattarsi a loro, non va per approvarli, ma per offrire loro la possibilità di cambiare. Va a cercare i peccatori. Non dobbiamo mai dimenticare che la ricerca del peccatore non è perché il peccatore resti tale. La misericordia di Dio non approva il peccato, non lascia che il peccatore resti tale e quale. Lo va a cercare per riportarlo a casa. Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 per andare in cerca di quella perduta? E quando la trova, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, la riporta a casa, chiama gli amici e fa festa. Rallegratevi con me, perché questa pecora era perduta ed è stata ritrovata. Dio è il pastore che va in cerca di quella unica pecora che si è perduta. Una sola? 99% sono giusti e non hanno bisogno di salvezza e l'1% è peccatore? La percentuale non torna, non è secondo i nostri schemi, secondo la nostra esperienza, è vero. Il 9 probabilmente fa riferimento alla realtà angelica, quell'unica pecora perduta è l'umanità, una nel senso di tutti, è Adamo la pecora perduta, cioè l'umanità stessa. Dio lascia gli angeli nel proprio mondo sicuro per andare a sporcarsi e a insanguinarsi nel mondo corrotto dell'uomo. E prenderà sulle proprie spalle l'umanità, caricandosi della croce e portando attraverso la risurrezione l'uomo alle altezze di Dio. O quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non si dà da fare per trovare quella moneta perduta. Luca ama sempre introdurre figure femminili a fianco a quelle maschili. Così all'amico insistente ha associato la vedova insistente. Al pastore che cerca la pecora ha accompagnato la donna che cerca la moneta. Una immagine nel mondo maschile e una immagine nel mondo femminile, per dire la stessa cosa. La donna che cerca la moneta perduta è la sapienza di Dio, che entra nella storia per salvare quella moneta, Adamo, che ha ricevuto l'impronta di Dio, porta l'immagine e la somiglianza di Dio, ma si è perduto nella terra, nella polvere, sotto qualcosa, ha bisogno di essere recuperato. Questa è la conversione come azione di Dio che cerca il peccatore per farlo cambiare. La terza parabola, quella del figlio perduto, è più ampia e mette in scena non semplicemente un figlio perduto e altri 9 che restano a casa, ma
A confronto ci sono due figli, uno maggiore e uno minore. Uno resta a casa e l'altro preferisce andarsene. Fra i due figli c'è il padre. E sono proprio le relazioni fra il padre e i due tipi di figlio che Gesù vuole presentare come modello della misericordia. Il figlio minore lascia la casa per farsi una vita autonoma e indipendente e fallisce. Viene ridotto in miseria, costretto a fare il mandriano di porci. Per un israelita è il peggio possibile. Certamente è andato all'estero, si è mangiato il patrimonio, si è ridotto ad una vita bestiale. Per fame decide di ritornare. Non è un modello così positivo. Non usiamolo troppo facilmente come esempio di conversione, anche catechisticamente da presentare ai ragazzi: mi alzerò, andrò da mio padre. Il motivo per cui il figlio decide di tornare a casa è la fame, ha la pancia vuota e pensa: molti salariati in casa di mio padre hanno da mangiare e io qui muoio di fame. Allora torno e gli dico: trattami come un servo, ma dammi da mangiare. L'obiettivo è mangiare. Il figlio è disposto a fare il servo, ma vuole mangiare. Quando torna a casa, il padre non gli lascia dire tutta la frase che si era pensato. Lo accoglie con viscere di misericordia. Dice l'Evangelista Luca che il padre lo vide da lontano e si sentì muovere le viscere. È un verbo strano in greco, esplanknistse. È il verbo che indica l'amore viscerale, profondo, tipicamente materno. È lo stesso verbo che caratterizza l'atteggiamento del samaritano che aiuta l'uomo incappato nei briganti. È l'atteggiamento di Gesù che incontra la vedova al funerale del suo unico figlio. È la misericordia di Dio che muove incontro all'uomo. Il Padre misericordioso esce e lo accoglie, lo abbraccia, lo reintegra nella dignità di figlio, con elementi simbolici. Gli fa mettere il vestito primo, così dice letteralmente il testo greco. È il vestito della dignità primitiva, è la santità della prima origine e lo accoglie a mangiare alla tavola dei figli. L'altro, il fratello maggiore, che è rimasto a casa, è figura della persona religiosa, osservante, mentre il minore rappresenta un po' i popoli pagani, ovvero le persone ribelli che non ascoltano il Signore e che si allontanano da Lui. Il fratello maggiore incarna bene la tradizione religiosa di Israele, la persona devota, praticante fin dalla giovinezza, ma con una mentalità servile. Saputo che il fratello è tornato, non è per nulla contento. Saputo che il padre lo ha accolto, si indigna e non vuole entrare. Il fratello che è rimasto a casa di fatto è fuori casa e non vuole entrare a mangiare con quello là. È il padre che esce incontro anche a lui. I figli perduti sono due. Tutte e due sono perduti in modo diverso, tutte e due sono fuori. Verso entrambi il padre esce
per invitarli a entrare. Il maggiore protesta dicendo: ti servo da tanti anni e non mi hai mai dato un capretto da mangiare con i miei amici. Ritorna al verbo servire. Quell'uomo non aveva 2 figli, ma 2 servi. Il difetto di entrambi, sebbene in modi diversi, è il servilismo, non la figliolanza. Trattami come un servo, ma dammi da mangiare. Ti servo e non mi hai dato da mangiare. Al centro c'è l'idea servile che si preoccupa di mangiare, di riempirsi la pancia, di avere qualcosa per sé. È proprio l'immagine istintiva dell'egoismo, dell'atteggiamento umano incentrato sui propri bisogni. Il padre dice al figlio maggiore una espressione bellissima: figlio, tu sei sempre con me. È il centro della parabola. È la rivelazione della nostra dignità di figli. Essere sempre con il Signore. Questo è il senso della nostra vita. Questa è la vita eterna, è la pienezza della nostra esistenza. La conversione non è tanto il fatto che il minore torna a casa per mangiare, ma è il cambiamento della mentalità. Il ribelle deve imparare a fidarsi del padre e a rimanere con lui e non usarlo per mangiare. Quello che è rimasto a casa deve cambiare mentalità, deve entrare nel suo stile e imparare un atteggiamento accogliente, disponibile, che sa apprezzare l'essere più che l'avere. La conversione è di entrambi. Il modello è il Padre misericordioso. La conversione è possibile. Luca presenta diversi episodi di persone convertite. Un modello mirabile è Zaccheo. Al capitolo 19 l'Evangelista Luca presenta questo personaggio che è un boss della delinquenza organizzata di Gerico. Non semplicemente un pubblicano, un capo dei pubblicani, quindi un organizzatore di queste imprese di riscossione dei tributi per i romani. Mentre Gesù attraversa la città di Gerico, ultima tappa prima di salire a Gerusalemme, questo Zaccheo è curioso di vederlo, perché ne ha sentito parlare. Quali altri sentimenti ci siano nel suo cuore, l'Evangelista non ce lo dice. Ce lo presenta come piccolo di statura e furbo. Senza farsi vedere, vuole vedere. Sale su un sicomoro, è una pianta dal grande fusto con i rami che si divaricano molto in basso, per cui è facile salire e superare la testa della folla in modo da vedere dall'alto, nascosto dal fogliame. Non immagina mai più che Gesù si accorga di lui e che lo interpelli di persona. Giunto sotto quel sicomoro, Gesù si ferma e si rivolge a quell'uomo malfamato e malvisto. Lo chiama per nome. Oggi devo fermarmi a casa tua. Oggi. A Luca piace questo avverbio di tempo. Lo adopera frequentemente in alcuni episodi importanti. Oggi è nato per voi il Salvatore. Oggi queste parole che Gesù ha letto nella sinagoga di Nazaret si realizzano nelle vostre orecchie. Oggi abbiamo visto cose meravigliose, dicono coloro che hanno assistito al perdono del paralitico. Il brigante crocifisso insieme a Gesù
si sente dire oggi sarai con me in paradiso. Nell'episodio di Zaccheo per ben 2 volte compare questo avverbio. Oggi devo fermarmi a casa tua. E quello lo accolse pieno di gioia, scese in fretta e si fece in 4 per accoglierlo. Ma Gesù è entrato in casa di questo che potremmo chiamare mafioso non per approvarlo, ma per cambiarlo. L'incontro con la misericordia di Gesù cambia la testa di Zaccheo, il quale dice al Signore: do metà dei miei beni ai poveri e restituisco quello che ho frodato. Questa è una conversione ed è un cambiamento di mentalità anche sull'uso del denaro, un altro tema molto caro all'Evangelista Luca. Restituisce ciò che ha preso disonestamente e poi usa i propri beni come beneficenza. È possibile che un delinquente del genere cambi? È un autentico miracolo. La gente mormorava contro Gesù, è andato a mangiare con quel peccatore. Che vergogna! Sembra che Gesù sia connivente coi delinquenti. In realtà è la strada della misericordia di Dio che scende in basso e si sporca con questa umanità peccatrice, ma proprio per purificarla, per portarla via dal fango, per innalzarla. La misericordia di Gesù si fa breccia nel cuore di Zaccheo e un peccatore come lui cambia vita. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Ecco, la conversione si identifica con la salvezza. La misericordia di Dio salva l'uomo peccatore perché lo trasforma, lo cambia, gli cambia la testa. Ecco la metanoia, il cambiamento di mentalità, che è grazia di Dio, accolta dall'uomo peccatore. La misericordia di Dio rende giusto l'empio. Zaccheo ne è un esempio. È possibile che la testa cambi. La misericordia di Dio è una terapia che funziona. E con la mia testa funziona? Se non funziona, la misericordia che mi è offerta è inutile. Perché sia utile, io devo lasciarmi cambiare. È questa la metanoia, la conversione che mi è chiesta e che voglio rendere possibile grazie alla misericordia di Dio.